questi ragazzi d'oggi, sempre attaccati ai cellulari e sempre attaccati al computer. No, non mi sto lamentando dei ragazzi d'oggi, sto ripetendo quello che sento dire e che leggo da parte di i ben pensanti di turno, che se la prendono con questi poveri ragazzi che è come se non avessero già una vita abbastanza difficile con tutto quello che gli abbiamo combinato noi adulti, e si vedono anche incolpare di qualcosa di cui, diciamocelo, loro non sono responsabili, perché il fatto che i ragazzi e le ragazze stiano così tanto tempo attaccati ai cellulari, agli schermi, non è colpa loro, ma è perché quello che loro utilizzano negli schermi di computer e di cellulare è qualcosa di incredibilmente sofisticato, per la creazione della quale le organizzazioni, le ditte che producono i giochi, producono i siti, producono le app, producono tutto quanto, pagano fior fiore di menti di ingegneri e di designer e di gente esperta in psicologia, in marketing, per far sì che queste cose siano incredibilmente addictive, cioè che danno dipendenza, che quando inizi a usarle non riesci più a fermarti, e questo viene fatto appunto con degli studi fatti a tavolino dove si pensa com'è che possiamo fare per far rimanere sempre più a lungo gli utenti all'interno delle nostre app, all'interno dei nostri programmi. Quindi come possiamo prendercela con un unico individuo che sicuramente non ha tutte queste lauree in psicologia, in marketing, in persuasione occulta? Come possiamo noi ribellarci o comunque difenderci da quello che invece è una caratteristica insita proprio in quei siti? Diciamo che prendersela con i computer e coi cellulari e voler mettere dei limiti all'utilizzo di questi strumenti è come se per combattere l'eroina si dicesse vabbè basta siringhe, mettiamo un limite alle siringhe, anziché pensare che è l'eroina, è la sostanza che crea dipendenza. Quindi non è il computer, non è il cellulare a creare dipendenza, ma è i programmi che qui vengono utilizzati. E lo sappiamo noi tutti, anche adulti, perché anche noi abbiamo grandi difficoltà a staccarci dai social media e a staccarci da quello che stiamo facendo, e infatti il modo migliore per far passare un'ora è mettersi davanti al computer, fare quello che ci piace fare, e l'ora passerà senza che ce ne rendiamo conto, e così avremo sprecato un'altra ora della nostra vita. Quindi riflettiamo, non è colpa dei ragazzi e delle ragazze, ma dovremmo forse limitare il modo in cui questi strumenti vengono resi così altamente addictive, che danno dipendenza.